fine, eccoci qui alla locanda. Ma non come mi aspettavo. Attento, ti ho appena curato, non ti agitare troppo. La ferita è ancora grave. Non è niente, è solo una scottatura. Sì, è una scottatura, ma fatta col fuoco di un drago. Ti devo forse ricordare come ti ho trovato al sole in fin di vita solo qualche ora fa? No, tranquillo, non c'è bisogno che ti disturbi. Non voglio sentire un'altra volta i tuoi vaneggiamenti. Oh, hai proprio ragione, scusa. Forse avrei dovuto lasciarti lì dove eri. Dopotutto te la stavi pur cavando bene con il drago. A proposito di questo, come sei riuscito ad ucciderlo? Ad utilizzare una spada in quel modo? Voglio dire, tu non sei un guerriero, non usi armi. La tua magica era pure finita. Perciò non si può spiegare neanche con la magia. Come hai fatto? Non lo so. Quando ho visto che la situazione era grave e quella bestia stava per ammazzare tutti, compreso te, mi sono ricordato di ciò che ci siamo detti ad Elgen. Di come mi ero impegnato a evitare che le altre persone innocenti morissero. E non ci ho visto più. Non potevo rimanere lì a guardare. Dovevo fare qualcosa. In quel momento mi sono sentito una forza incredibile. Una forza che mai avevo sentito prima. Ho seguito il mio istinto. Ho raccolto la spada a terra e ho scatenato tutta la mia furia sul drago. Con una ferocia che al solo pensiero quasi mi spaventa. Non so come spiegarlo esattamente, ma era come se qualcuno, o meglio, qualcosa mi stesse guidando. E quell'aura che ti ha avvolto quando l'hai ucciso? E quel grido venuto da chissà dove? Da quello che dicono le guardie, l'aura che ho assorbito era l'anima del drago. E quel grido era la voce dei Barba Grigia che mi invocavano, il sangue di drago. Sangue di drago! Attento, non ti muovere, la ferita può peggiorare. Il sangue del drago è l'unico in grado di uccidere definitivamente un drago, assorbendone l'anima. Non ne nascono da secoli di persone come queste. E ciò che è successo porta a pensare che io sia una di queste. Sangue di drago, assorbire anime, Barba Grigia. Ma cosa diavolo sta succedendo? Mi sto sinceramente chiedendo se questo sia veramente reale e se io non sia morto. I Barba Grigia sono degli uomini, dei sacerdoti, che risiedono nelle cime della montagna più alta di tutta Skyrim, la gola del mondo. Essi sono gli stessi che hanno convocato Tiber 7 in persona, colui che fondò l'impero di Tamriel. Se mi hanno chiamato significa che sono molto importante, quindi non posso concedermi il privilegio di starmene seduto a dubitare della realtà della situazione. Quindi scusami, ma partirò domani all'alba senza di te. Se solo ieri mi avessi detto che starei per dire questa frase, ti avrei sputato in faccia. Ma dannazione, non puoi andartene da solo, devo venire con te. No, i Barba Grigia hanno invocato me, non te. E poi non posso farti correre altri rischi. È già un miracolo che tu sia sopravvissuto. Ti lascerò dai sacerdoti di Mara, vicino al Verdorato. Loro si prenderanno cura di te. No! Mi rifiuto! Non puoi lasciarmi in mano a dei preti! E tu non puoi andartene senza di me! Anche a me mi dispiace. Sono io quello che per primo voleva condividere un'avventura con te. Ma le circostanze ci costringono a fare diversamente. Le circostanze, per quanto mi riguarda, possono andare a strozzarsi con uno skiver nella latrina di Balgruf. Ho sopportato di peggio. Questa ferita è solo un graffio rispetto a quello che ho passato. Voglio aiutarti in questa impresa. Voglio salvare anch'io i innocenti dall'attacco dei draghi. È il minimo che possa fare per ripagare il mondo dopo tutti quegli anni passati a fare il bandito. Non lasciarmi qui. Voglio venire con te. Va bene allora, verrai con me. Prima però dovremo andare a prendere qualche pozione, nel caso le tue ferite peggiorassero. Come sei riuscito ad ucciderlo? Ad utilizzare una spada in quel modo? Non potevo rimanere lì a guardare, dovevo fare qualcosa. L'aura che ho assorbito era l'anima del drago, e quel grido era la voce dei Barba Grigia che mi invocavano il sangue di drago. Voglio aiutarti in questa impresa. Voglio salvare anch'io i innocenti dall'attacco dei draghi. È il minimo che possa fare per ripagare il mondo dopo tutti quegli anni passati a fare il bandito.
Pronto a partire? Ci aspetta una lunga camminata oggi. Più che camminata, io direi cavalcata. Penso che con qualche Non cavallo... penserai davvero di riprovare a rubare altri cavalli? Non dopo quello che è successo l'altra sera. Andremo a piedi, anzi, ora che me l'hai fatto ricordare, prima andremo a recuperare il cavallo che aveva fatto fuggire. Cosa? No, stai scherzando, spero. Quel cavallo, Lilly Stella, quale cavolo sia il suo nome? Può starsene lì dov'è. Poi l'ultima volta quello stalliere... o stalliera... aveva una voce strana. Ha cercato di uccidermi. Non mi interessa, abbiamo fatto scappare un cavallo a una povera persona innocente. E ora andremo a recuperarlo. Oh, quindi ora vuoi fare l'eroe, vuoi fare quello che penso agli altri. Non mi sembra che la pensassi in quel modo quando lo stavamo rubando. Invece la pensavo così anche prima. La storia del cavallo in fiamme me la sono inventata. Il cavallo l'ho fatto fuggire apposta per evitare che commettessi altri reati. Ho usato questa storia come scusa per evitare che mi infamassi per il resto dei miei giorni. Oh, allora è colpa tua. E il bello è che mi davi parte della colpa. Ma ora che lo so non la passerai liscia, no? Ah sì? E cosa pensi di fare esattamente? Lui? Niente. Non farà assolutamente niente. Questa fezza è in arresto per aver rubato il cavallo dello stalliere. In arresto? Come in arresto? Lo stalliere! Quell'urido! Senti, non ho rubato nessun cavallo. Stavo solamente ammirando la sua chioma quando... è scappato per colpa sua. Come colpa mia? Non provare a scherzare con me, Orco. Raccontamela giusta o sarà peggio per te. Ma perché ce l'ha con me? Non ero solo a provare a rubare quel cavallo, anche Mark mi stava aiutando. Solo che è fuggito come un codardo all'ombra di quell'idiota che si fa chiamare stalliere. O stalliera, chiunque sia. Divertente. E io dovrei credere che l'onorevole Sangue di Drago abbia aiutato uno scarto come te a rubare un cavallo. Potrei farti uno sconto per la pena per l'umorismo. Vieni con me ora. Io e gli altri sappiamo già cosa farne di quelli come te. Sangue di Drago, ora che il problema è risolto non gli ruberò altro tempo. Sì, grazie. L'orco mi stava dando sui nervi. Vero? Anche a me. Quelli come lui non meritano di vivere in questo mondo. Quelli come lui? Sì, gli orchi. Chiamarle persone è un insulto. Sono bestie selvagge, senza animo, guidati dall'istinto. Solo perché sanno parlare e camminare, la gente non riesce a distinguerli dai comuni animali. Ma io sono diverso, non mi ingannano. Ah sì, si vede che hai capito tutto. Tu devi essere quello intelligente della famiglia, vero? Sì, in effetti ho sempre creduto di essere il migliore. Sai, incontrare una persona... Aspetta, sbaglio, era sarcasmo. Non hai detto di crederti il migliore. Può arrivarci da te. Non mi prendere in giro, Bretone! Ritira tutto se non vuoi finire in cella con il tuo amico orco. Ah, vuoi restare anche me? Ma io sono il Sangue di Drago, il Teen della città, mentre tu sei solo una povera guardia. Non mi importa chi tu sia! Ritira tutto, ti arresterò con la forza! Davvero? Dimmi, quanti draghi hai ucciso? Ah! Cosa? E tu che ci fai qui? Hanno arrestato anche te? Sì, hanno arrestato anche me. Ho fatto l'errore di sottovalutarlo. E ora eccoci qua, dietro le sbarre. E per cosa? Perché tu hai avuto la stupida idea di rubare quei cavalli. Sì, ma se non avessi fatto fuggire quel cavallo, ora non ci troveremo in questa situazione. Se continuiamo a litigare come dei bambini, di certo la situazione non migliorerà. Dobbiamo accettare la situazione. Accettare la situazione? E la chiamata di Barba Grigia? Aspetteranno. Tanto sono sicuro che questo gentiluomo ci farà uscire presto. In fondo, sono il Tain. Davvero definisci quel razzista ipocrita un gentiluomo? Sei troppo buono, Mark. Vedi il bene dove non ce n'è. Io conosco la gente come lui. Non usciremo mai più da questa cella. Marciremo qui dentro. Zitti animali! Sento i vostri versi e sono molto fastidiosi. Volete per caso una bella frustata?
Cosa intendi fare? Semplice, intendo uscire da qui. Vuoi evadere? È stata la tua mente criminale a farci finire in questa situazione. Non hai proprio imparato nulla allora. Vediamo. Ah, vuoi evadere da di lì? Proprio antisgamo, eh? Stai zitto, lasciami fare. Stavo solo guardando, tranquillo. Non sono così idiota. Eccola! Questa è la nostra via di fuga. È chiusa, non vedi? Non si apre. Solo perché una cosa è, non vuol dire che debba esserlo. Non sei tu quello che deve dire queste frasi. Immagino tu abbia un piano. Passare così tanti anni con i banditi mi ha insegnato qualcosa. Per esempio, che non si può essere mai sicuro di quello che può accadere domani. Per questo porto sempre un rimaldello nello stivale. Grande! Ma mi dispiace deluderti. Però questi gentiluomini fanno avanti e indietro e sfortunatamente hanno un paio di occhi. Smettila di chiamarli gentiluomini! Se questo comunque che ti preoccupa, possiamo cavarglieli una volta che siamo usciti di qui. Non direi seriamente. Chi può saperlo? Dai, tu distraili mentre io scassino qui e in pochi minuti saremo fuori. E allora, come posso distrarre questi gentiluomini? Cosa ti ho detto? Va bene, allora, queste guardie. Affidati al tuo istinto, sangue di drago. Simpatico. Come posso fare? Che male! C'è ora. Penso di essermi rotto qualcosa. Grande, bene. Grazie della buona notizia, allora. Davvero? Non sai fare di meglio? Usa la tua magia che insegnano in quella dannata accademia, fai qualcosa! Dai, sentiamo, quale magia dovrei usare? Tranquillo, ho aperto. Oh, grazie per l'aiuto. Fortunatamente non ci hanno visti. Non oso immaginare cosa sarebbe successo. Vieni e chiuditi dietro la botola. Ok, ma scusami un attimo, non hai pensato che vedendo la cella vuota possono allarmarsi un pochettino? Giusto un pochettino, diciamo, eh? Ecco, questo potrebbe essere un problema, non ci avevo pensato. Grande, un genio. Ah, ma sì, solo perché una cosa è, non vuol dire che debba essere. Bla 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 bla. Non puoi usare la tua magia per creare dei cloni nella cella! Non posso creare dei cloni, però posso creare delle statue. Allora fallo, sbrigati! Ok, se la sono bevuta. Bel lavoro. Ora andiamo, esploriamo questa cella. Allora dai, sentiamo. Cosa ci dice il tuo istinto da bandito? Quale strada dovremmo prendere? Le strade sono due, però se guardi bene ci sono due casse lì, quindi sicuramente la strada è chiusa. Useranno quella parte come magazzino, quindi niente, andiamo dall'altra parte. Però attento, ci sono dei condotti, ci sono delle alte grade da cui siamo entrati, quindi probabilmente ci vedranno o ci sentiranno, quindi meglio abbassarsi. Fai andare avanti me però. Intanto per passare il tempo, ti vorrei chiedere quante volte sei evaso da una prigione? Quante volte sono evaso? Mai! Ah, qui mi sto facendo guidare da uno che non ha esperienza nel fuggire dalle prigioni. Alla grande allora. Almeno io non urlo e non mi faccio sentire mentre cerchiamo di fuggire. Forza, seguimi. Non sarò mai evaso, ma comunque conosco come sono fatte. Infatti, da quello che ho visto finora, sembrano identiche alla fortezza in cui abitavo. Non rimanere così indietro, stammi vicino. Altra grata. Vorrei vedere dove siamo. Vieni qui. Ti sollevo. Dimmi cosa vedi. Questa è una cella come un'altra, non c'è nulla. Niente allora. Ok, allora siamo ancora molto lontani. Vieni, dobbiamo proseguire.
Ok, il corridoio prosegue. Chissà dove ci porterà. Beh, già vedere un cancello è un buon segno. Ok, proseguiamo. Ok, siamo vicini alla via d'uscita. Non sembra così complicato fuggire. Vedi, c'è la torcia. La strada è sicuramente giusta. Allora, com'è questa prima esperienza da criminale? Direi che non è il massimo, sai? Perché no? Alla fine, non ti sembra anche giusto? Fuggire. Non ci meritiamo di stare qui in prigione. Quello lì era solo un razzista e ipocrita. Lui sa benissimo che il cavallo in realtà non l'abbiamo rubato e che è fuggito. Infatti, se non lo sai far fuggire un cavallo, consisterebbe solo in una piccola multa. Invece no, lui vuole farci marcire qui dentro. Per questo ti ho detto che quelli come lui non c'è da fidarsi. Beh, hai ragione. Ok, è il momento di vedere dove porta. Una scala. Ok, siamo vicini. Beh, questo vicini mi sembra di averlo sentito anche un attimo fa. Però, Andiamo, la libertà ci sta aspettando. No, no, questa non ci voleva. ah, perfetto! Siamo tornati qua. Cioè, abbiamo fatto tutta quella strada per cosa? Per tornare dove erano le guardie? Dovevamo trovare un modo per raggirarli furtivamente. Potrebbe essere un problema questo. Per me invece questo è un bel problema. Deve esserci un modo. Non possiamo farci catturare. Stavolta, se dovessero prenderci. Senti, siamo nel rifugio delle guardie, no? Quindi da qualche parte, magari in questo guardaroba, ci dovrebbe essere la loro armatura. Geniale! Perché non ci ho pensato prima? Beh, perché in fondo tu sei stupido. Parla alla faccia da idiota. Sbrighiamoci a trovare queste armature e a uscire di qua. Sembrano proprio delle vere guardie. Dal vuoto che sento in mezzo alle gambe dovrebbe star funzionando, sì. Seguimi allora. Fammi andare avanti me. E voi chi sareste? Niente, c'era uno skiver nelle caverne, ce ne stavamo occupando, non penso sia un problema. Uno skiver nelle caverne? Sì, brutta storia, Balgruf ha mangiato troppi fagioli e niente, ce n'erano un bel paio. Erano molto grossi. Ora però è meglio se andiamo. Oh, libertà! Finalmente liberi! Beh, devo dire che camuffarsi è stata proprio una bella idea. Proprio fuggire è stata una bella idea. Fosse stato per te ancora staremmo marcendo dentro quella lurida cella. Beh, ammetto che questa volta hai avuto ragione, però senza di me non saremmo comunque riusciti a uscire. Sì, hai ragione anche te. Siamo una bella squadra. Ora però, dai, muoviamoci, dobbiamo andare a Rivastel per i 7000 gradini. Aspetta, 7000 gradini? Sì, 7000 gradini. E ce la faremo tutta a piedi stavolta, neanche un cavallo. Ah, sarà una lunga camminata. Dai su, muoviamoci, che prima arriviamo meglio è. Faccia tosta. Devo dire che inizia a piacermi, Mark. Oh, finalmente siamo arrivati. Vedi, questa è la base della gola del mondo, la montagna più alta di Skyrim. Ma davvero dobbiamo arrivare fino in cima? Nessuno ti obbliga. Se non vuoi venire, non venire. No, non mi tiro indietro. È solo che sono davvero 7000 gradini. Ma quando si dice sì, dovrebbero essere 7000. Ma tu non ti farei mica spaventare da 7000 gradini, vero? In fondo abbiamo camminato molto di più. Ma certo che no! Cosa vai a pensare? Ma poi, anche fosse, la prospettiva di tornare a Whiterun di certo non mi alletta di più. E allora, siamo a posto. Iniziamo insieme questa scalata. Magnifico, grande, fantastico. Tanto non mi fa male le gambe, questi sono solo 7000 gradini, quindi... Ah, la vedo dura.
Dai su, pelandrone, che io sono già qui. E poi sono io il mago, te sei il guerriero, dovresti essere davanti te. Da dire così è facile, ma prova te a portare questa armatura così pesante senza dormire neanche una volta. Dai, va là, quell'armatura non sarà così tanto pesante. Sarei proprio curioso di vedere tu con questa armatura addosso. Non faresti neanche un passo. Io, se te non ti muovi, ti lascio qui. Io sinceramente devo andare dai Barba Grigia, quindi o mi vuoi seguire o non mi seguire. Dai, devo solo riprendere fiato. Ok, dai, adesso arrivo. Sai, secondo me questi non sono 7000 gradini. Sarà soltanto una diceria, visto che la montagna è più alta di Skyrim. Però adesso lo vedremo. Senti, vuoi tra una parte? Io 2 giorni fa ti ho raccontato il mio passato. È stata dura, ma me l'hai chiesto e l'ho fatto. Ora però mi sembra sia arrivato il momento di raccontarmi il tuo. È una lunga storia. Anche questa scalata lo è. E poi me lo devi. Quando ci siamo incontrati alla taverna, mi dissi che avevi avuto anche te un passato difficile. Ebbene, sentiamo. Sono curioso. Va bene, in fondo te lo devo. Ora ti racconterò tu. Mentre tu vieni da Hammerfell, io vengo da Cyrodiil. Sono nato e vissuto lì. Non so come dire. Sono sicuro che non ci crederesti mai. Non ci crederò mai. Dopo draghi, sangue di drago e maghi che impugnano spade, posso credere a tutto. Io sono nato da una profezia. Nato da una profezia? In che senso? Spiegati meglio. Io non ho genitori. Non ho una famiglia. Non ho un padre. Non ho una madre. Semplicemente io esisto. Come si fa a nascere senza un padre e una madre? È fuori da ogni logica. Mi stai prendendo in giro. Senti, non lo so. Io non so come spiegartelo. Perché non lo so neanch'io. Infatti, come non ci credevo da bambino, non ci credo neanche tuttora a tutto ciò. Aspetta un momento. Ok, ragioniamo insieme. Per nascere serve un maschio e una femmina. L'uomo insieme alla donna che... Senti, lo so come nascono i bambini. Non è una cosa nuova per me. Non c'è bisogno che me lo spieghi. Ma non è possibile, dai, mi sta prendendo in giro. Starà dicendo la verità. Mi sembra molto strano. Dai, sono pronto ad ascoltarti. Ci sarà un motivo se stai dicendo ciò, anche se devo dire che mi sembra molto strano. Ora lasciami parlare. Magari capirai di più. Sono stato cresciuto da un vecchio chiamato Zedicus. Tuo padre? Non lo chiamerei padre. Era un mago molto potente. Passava tutte le giornate all'interno della torre Oro Bianco, o almeno così diceva. Mi disse che esattamente 23 anni fa, durante una delle sue sessioni di studio, penetrò una strana luce nella stanza, una luce intensa, tanto da accecarlo. Quando riaprì gli occhi, trovò me, vicino ad una pergamena. In questa pergamena veniva riportata una profezia riguardante la dinastia dei Septim e di un erede spirituale, un figlio non della carne, ma del sangue. Così lui mi prese con sé e mi crebbe sotto il nome di Mark. Mi crebbe come ogni altro bambino, senza dirmi tutto ciò che era successo, raccontandomi che i miei genitori erano morti in guerra e che lui era mio nonno.
Aspetta un attimo. Questo è decisamente troppo. Credevo di poter credere a tutto, ma questo no. Mi stai evidentemente prendendo in giro. Ti vuoi vendicare di me? Sì. Per il fatto che siamo finiti in prigione e che ora stai risteccata a Whiteland. Sì, è per forza questa la ragione. Ascoltami, neanch'io credo a questa storia. Anche per me è impossibile. Lasciami finire di raccontare. Le mie doti magiche vennero fuori fin da subito ed erano molto potenti. Mi insegnò lui tutti gli incantesimi che conosco, ma non fu semplice. Da quello che ti ho raccontato fino ad ora, crederai che lui fosse una persona premurosa, che teneva a me. Beh, ti sbagli di grosso. Lui era l'uomo più egoista, presuntuoso, vanitoso che esiste. Ogni giorno, ogni ora, delle sue lezioni, quindi sempre. Era peggio dell'Oblivion. Ad ogni minimo sbaglio si infuriava, mi urlava contro, dicendo che ero destinato a grandi cose e che c'era poco tempo. Si era sempre ossessionato dal fatto che c'era poco tempo e ovviamente non capivo. Arrivato ad una certa età, si decise di raccontarmi della mia presunta nascita e io ero sconvolto. Non puoi capire, sapere da un giorno all'altro di non avere genitori, che non sono mai esistiti, è stato come morire. Come non posso capire? Posso capire troppo. Io ho visto i miei genitori morire davanti ai miei occhi. Sì, tu li hai visti morire, ma quello che è successo a me è diverso. Tu almeno li hai avuti dei genitori. Sai che sono lì da qualche parte, che ti stanno guardando. Io invece non li ho mai avuti. Non so cosa voglia dire avere un padre, una madre. Non ne ho la più pallida idea. Sapere poi che un giorno, quando la tua ora sarà giunta, non ci sarà nessuno ad aspettarti, non ci sarà nessuno da abbracciare. È una cosa devastante. Sì, hai ragione. Non posso capire. Però avrai pure degli amici che ti stanno aspettando da qualche parte. Sì, ho avuto persone che consideravo amiche, ma come poter ritenere una persona pura, una persona che viene da Cyrodiil? Dopo la Grande Guerra sono diventate tutte riluttanti contro chi è diverso. Io ero un bambino bastardo, senza genitori. Ehi, senti. Com'è che si dice in queste situazioni? Mi dispiace. Credevo di aver avuto la vita peggiore di tutte. Ma ora che mi stai raccontando questo, non so che dire. Quindi ci credi? Credi al fatto che sono nato da una profezia? Beh, io no. Dopo che Zedicus mi rivelò questa storia, passai ogni giorno, ogni notte, a cercare una risposta, a cercare qualcosa che provasse l'esistenza dei miei genitori, ma niente. Una volta riuscii ad entrare nella stanza dei funzionari imperiali. Non chiedermi come ho fatto, sappi solo che pagai delle persone per aiutare e usare la magia per rendermi invisibile. Trovai i registri delle nascite, cercai tutta la notte il mio nome con i nomi dei miei genitori
Ma non trovai nulla. Per lo stato io non esistevo. Ciò accade solamente 6 mesi fa. Il vecchio continuava a dire di restare, che c'era poco tempo e che ero destinato a grandi cose, ma io non potevo perdonarlo, non dopo tutto quello che mi ha fatto. Quindi presi le mie poche cose e me ne andai, in cerca di qualcosa che mi desse uno scopo nella vita. E forse finalmente l'ho trovata. Ho visto quello che hai fatto al drago. Era contro ogni aspettativa. Se dovessi credere che qualcuno sia nato da una profezia, che non abbia genitori e che sia destinato a grandi cose, penserei che quel qualcuno sia tu. Da quello che ho potuto vedere in questi giorni, sei l'unica persona di cui mi posso fidare. Perciò, perché dubitare della tua parola? Soprattutto se sei così convincente. La profezia diceva anche: quando l'ultimo dei Septim giacerà al suolo e il divoratore del mondo tornerà, colui che fu il primo sarà l'ultimo, per dare fine alla fine e dare inizio ad un nuovo inizio. Non ci capisco niente, quindi sì, sembra una profezia. Però aspetta. Colui che fu il primo sarà l'ultimo. Che intenda il primo sangue di drago. Il vecchio diceva sempre che sono l'erede spirituale di Tiber Septim, suo figlio nel tempo. Non ci ho mai creduto. Però, dopo i recenti avvenimenti, negare la realtà dei fatti sarebbe un errore. Bene, quindi ora non ti padroneggerai solo di essere un sangue di drago, ma di essere anche il figlio di Tiber Septim. Di bene in meglio. Oh, hai visto? Siamo arrivati. Finalmente arrivati. Ma non ce la facevo più. Questa fortezza è maestosa. Chissà quale storia mi racconteranno questi barba grigia. Ah, giusto. Forse è meglio che te mi aspetti fuori. Aspettarti fuori? Sei diventato completamente pazzo. Non penserai mica che io ti aspetti qua fuori con questo freddo micidiale. E poi voglio capirci di più in questa storia. Dopo quello che mi hai detto, ho ancora più domande. Va bene allora. Però cerca di non fare le tue solite cazzate, eh? Io? Mai! Perché dovrei? Certamente. Vabbè, dai, su, entriamo. E così, dopo tanto tempo, appare un sangue di drago. Da molto ti aspettiamo, onorevole Dovahkiin. Dovahkiin? La lingua dei draghi significa sangue di drago. Abbiamo sentito la forza del tuo Tuhum fin da quassù, da Rodgar Alto. Maestro, ho un sacco di domande da porvi. Questa cosa del sangue di drago non mi è chiara. Io ho bisogno di risposte. Con calma e con pazienza le risposte arriveranno, Dovahkiin. Prima di cominciare, però, dimmi, cosa ci fa lui qui? Lui? Intendete Bolgrid? Non pronunciare il suo nome. Sì, intendo proprio lui. Maestro, è insieme a costui che ho scoperto di essere un sangue di drago. Mi ha accompagnato lui per questo viaggio e penso abbia il diritto di sapere. Sì, voglio sapere anch'io Non cosa ci parlare, c'era. Orsimer. La tua presenza qui è un insulto. Abbi almeno la decenza di aprire bocca quando te lo diremo. Cioè, mai. Che
Che cosa ho fatto? Perché la mia presenza qui è un insulto? Dovevo forse aspettare fuori, dove il gelo spacca le ossa, e rimanere all'oscuro di questa storia. No, io voglio sapere. Questo è Rodgar Alto. Noi viviamo qui non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. E siamo noi a decidere se qualcuno è il benvenuto o meno. Tu, Dovahkiin, lo sai per certo. Da anni ti aspettavamo e avevamo perso le speranze. Ma lui deve andarsene. Non ha il diritto di stare qui. Ma perché? Che cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento? Tu, nulla. I signori dell'Oblivion, loro hanno fatto. Senti, Morgrid, non so esattamente perché non ti vogliono qui, ma questa, dopo tutto, è casa loro e dobbiamo rispettare le loro decisioni. Posso sempre raccontarti dopo quello che mi hanno detto. E dove dovrei andare? Dovrei aspettarti fuori. Si muore di freddo. Conosco qualche incantesimo per proteggerti dal freddo. Di certo non avrai problemi ad aspettare per qualche ora. No, non ti aspetterò fuori. Non sono il tuo animale domestico, mi rifiuto. Non aspetterò fuori dalla porta in attesa che tu torni, perché non ho fatto niente di male. Ehi, non complicare le cose. Ci parlerò io e cercherò di capire meglio la situazione. Solo aspetta fuori. Me ne vado solo se lui mi dice il perché. Per favore, Morgrid, vai fuori. Te ne prego. Non rovinare tutta, è la nostra unica occasione per Dimmi il capire... motivo e me ne andrò. Proprio come vuoi tu. Ti scongiuro, Morgrid, vai fuori, ora! No! Ora tu, brutta testa di Skiver, mi dici cosa ho fatto di sbagliato perché non sono stupido di essere trattato come uno zerbino! Basta! Queste non sono le guardie di Whiterun. Questi sono dei sacerdoti che da anni hanno studiato qui. Cerca di avere un minimo di rispetto. Capisco come tu possa sentirti, ma ora non è il momento. No! Ora il vecchio mi dice cosa ho fatto di male. Spera che la motivazione sia valida, perché nel caso non lo fosse, te la darò io, staccandoti quel piccolo cazzo che ti ritrovi. Ora basta. Come volevasi dimostrare? La tua sola presenza qui è un insulto a tutti noi. La tua razza è la peggiore, gli Orsimer. I figli di Malakat sono per natura inclini alla violenza. E Rodgar Alto è un luogo pacifico, un luogo che tu stai profanando con la tua rozza lingua. Ah, per natura inclina alla violenza, dici? Non credi che renderci violenti non sia Malakat, ma la gente come voi? La gente ci tratta come lo schifo. Ancora prima di parlare migliaia di pregiudizi ci precedono. Pensate di essere i migliori, di essere più intelligenti, più umani di noi. Ma la verità è che siete solo dei pezzi di merda. Questa storia deve finire. I miei genitori hanno perso la vita per questa vostra mentalità malata e ora non trovano pace neanche nell'aldilà. Non posso credere che anche i Barba Grigia la pensino in questo modo, quando dovrebbero dare esempio di saggezza. Quindi non avete niente da dire. Forse Barba Grigia non ha ragione. Dovresti andartene. Cosa? Tu hai profanato questo luogo di pace, e hai insultato questi sacerdoti. Io ho sbagliato a farti venire con me. Io dovevo lasciarti in quella taverna, dove ti ho trovato. Come puoi dire una cosa del genere? Non avevi detto che da me non proveniva nessun'aura malvagia? E che non ero come le persone mi credevano? Anche la storia dell'aura me la sono inventata. La verità è che avevo bisogno di un compagno, di qualcuno che mi proteggesse le spalle. Io, ingenuamente, ho voluto fidarmi di te. Era tutto una menzogna.
Per tutto questo tempo mi hai usato come una guardia del corpo gratuita. Da quando è iniziata questa storia, tu non hai fatto altro che procurarmi guai. Io... come ho potuto fidarmi di un orco? Va bene allora. Me ne vado. Eri l'unica persona di cui mi fidavo. Ti consideravo un amico.